Il movimento surrealista negli anni 20 e 30 del Novecento credeva che le rivoluzioni iniziassero nei sogni. Prendendo ispirazione in parte dal padre della psicoanalisi Sigmund Freud, questi artisti hanno deciso di creare arte partendo dall'inconscio. Il telefono aragosta di Dalì è un esempio iconico di una delle loro scoperte più ossessionanti, l'oggetto surrealista. L'oggetto surrealista sopravvive come squalo conservato in formaldeide che sembra nuotare inesorabilmente attraverso lo spazio bianco di una galleria d'arte. Questo esemplare di animale con la bocca spalancata sembra muoversi grazie alle prospettive rifrangenti dei vetri che lo contengono. Con il suo decadimento graduale, lo squalo è diventato ancora più bizzarro. I giganteschi resti di una statua dell'imperatore Costantino conservati nel Museo Capitolino di Roma hanno ossessionato gli artisti per secoli. Nel XVIII secolo Fuseli disegnò un artista disperato dallo strano spettacolo dell'enorme mano di marmo di Costantino. Negli anni 50 l'artista Robert Rauschenberg fotografò il suo compagno Tombly accanto alle stesse gigantesche reliquie. Il visionario catalano Miró ha creato l'oggetto strano per eccellenza quando ha unito quello che sembrerebbe il curioso tesoro di un pirata: un pappagallo, una gamba di donna, una mappa, un cappello e una palla. Questo insieme di oggetti presi dalla vita di tutti i giorni crea un senso di magia e mistero che apre la mente. Quando Robert Rauschenberg trovò una capra impagliata mentre esplorava le discariche di New York e i negozi di antiquariato, non riuscì a ignorare la carica sessuale dei suoi corni fallici e le associazioni mitologiche. Rauschenberg completò questo lavoro spingendo l'animale attraverso un pneumatico, come in un atto sessuale cosmico. Il risultato è uno dei ready-made più strani e memorabili. La surrealista Meret Oppenheim aveva occhio nel trasformare gli oggetti presi dal mondo che la circondava. Per esempio è famosa per aver coperto una tazza e un piattino con la pelliccia. Il sesso e il cibo si mescolano allo stesso modo in La mia governante. Oppenheim presenta un paio di scarpe bianche con i tacchi alti su un piatto d'argento, come il delizioso pasto per un feticista. Probabilmente i primi oggetti surrealisti sono apparsi nei dipinti che Giorgio De Chirico realizzò alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. In Canto d'amore, un guanto di gomma è appeso accanto a una testa di marmo. Non è solo una fantasia dipinta, ma anche un oggetto surreale del mondo reale. In questa stupefacente serie di stampe della fine del XIX secolo, un uomo, l'artista, vede che una donna ha lasciato cadere un guanto. In una serie di fantasie sempre più stravaganti, l'artista riversa la sua passione e il desiderio per la donna sconosciuta in un rapporto intenso con il guanto. In questa accattivante fotografia, la sorridente Louise Bourgeois custodisce un oggetto davvero strano. Si tratta di una delle sue sculture provocatorie, la cui forma fallica è ampiamente sottolineata dalla fotografia in bianco e nero di Mapplethorpe. Questa immagine trasmette la carica stravagante della donna e delle sue opere. La differenza tra un ready-made duchampiano e un oggetto surrealista è la stessa che c'è tra l'ironia di Duchamp e le ossessioni di Dalì. Gli oggetti di Duchamp, tuttavia, evocano le stesse forze irrazionali che dovevano apparire grandi nel surrealismo. Questo ready-made del 1915 è costituito da una pala da neve con un titolo che avverte di una ferita imminente. Il braccio di chi sta per essere rotto? Il mio? Questa pala è un portento umoristico. Se il video
video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!